Io sono Antonio. Io sono Giulia. E insieme siamo i responsabili del progetto per i bambini, Bibbia al centro, e per le medie che non ha ancora un nome sostanzialmente. Ho cominciato l'attività qui al centro come volontario, era il lontano 2012, avevo voglia di sperimentarmi in un contesto in cui si potessero aiutare gli altri ma che fosse anche un contesto culturale, quindi ho cominciato prima come volontario con i ragazzi delle superiori e poi sono passato a diventare il folle collega della folle collega qui a fianco. Il progetto dei bambini rientra in un progetto più grande che è il centro per i giovani e quindi ha una storia molto più vecchia nonostante coinvolga quelle che sono le persone più giovani del centro. Invece il progetto delle medie, Giulia? È un progetto completamente nuovo, nato quest'anno dall'esigenza di alcuni ex bimbi che, non potendo più fare bimbi, ci hanno chiesto di creare un qualcosa apposta per loro e quindi abbiamo creato questo Media al Centro che in realtà non si chiama Media al Centro. L'obiettivo generale di questi due progetti, insieme a quello di Giovani al Centro e degli animatori, è quello di costruire un piccolo sistema all'interno del centro interculturale in cui, partendo dai bambini, si diventa grandi e si viene accompagnati nella crescita delle persone che provengono da diversi paesi, hanno diverse esperienze con le quali ci si può confrontare. Continuiamo a farlo anche perché ci divertiamo tanto e soprattutto non siamo da soli, che questa è una cosa molto importante, in quanto nei bimbi al centro, nei ragazzi delle medie al centro potrebbero sopravvivere senza il nostro staff di animatori, che sono un gruppone ormai di una ventina di ragazzi all'anno che inizialmente vengono coinvolti tramite le nostre attività di doposcuola per i ragazzi delle superiori in una logica di reciprocità, quindi siccome ottieni un servizio ti chiediamo anche di restituirlo in qualche modo, è una cosa semplice per cui restituire è quella di giocare ai compiti con i bambini. Poi col tempo in realtà questi ragazzi vengono coinvolti sempre di più. sono ragazzi e adolescenti dalla prima liceo fino addirittura ormai all'università e ci aiutano nell'organizzazione delle attività, ci aiutano soprattutto nella gestione dei laboratori, della parte dei compiti, perché Bimbi al Centro non è solo laboratori, ma da qualche anno si è strutturata anche una piccola parte di compiti, date le richieste sia dei bimbi sia delle famiglie che molto spesso, avendo anche delle difficoltà con l'italiano, molti genitori non riuscivano ad aiutare i propri figli con i compiti, quindi abbiamo deciso insieme ad Antonio e insieme agli animatori soprattutto di aprire questa parte di compiti. Anche durante i momenti di quarantena online abbiamo provato ad attivare dei piccolo supporto aiuto compiti, sta continuando, sta procedendo. Questo perché ci teniamo a dire che nonostante cambino quelli che possono essere i tempi, le circostanze, le situazioni, ci teniamo a dare continuità a quelli che sono i ragazzi che seguiamo qui al centro. E quindi questo è per quanto riguarda la parte dei compiti. Gli animatori sono fondamentali in realtà anche per la realizzazione dei nostri laboratori, perché se le nostre folle idee ci vengono in mente, loro sono i folli aiutanti che riescono a realizzarle. Abbiamo capito che possiamo responsabilizzarli sempre di più perché si sono dimostrati attenti, attivi e propositivi soprattutto, e quindi col tempo piano piano ormai sono totalmente avviati nella gestione di tutti i nostri folli laboratori e nulla sarebbe possibile senza di loro. Estate ragazzi completa. Un altro spin-off, nel senso che ci piace definire Bimbi al Centro perché fosse un enorme blob che lentamente sta conquistando il centro, quindi un po' si è esteso nell'idea delle medie al centro, quindi bambini che crescono, un po' per dare anche una continuità alle attività di medie al centro che normalmente durano da ottobre a maggio. È nata da 3 anni a questa parte l'idea di continuare con delle attività estive di estate ragazzi che, come diceva Giulia, hanno un fondamentale contributo da parte di questi animatori che attivamente partecipano a quelle che sono le attività che vengono proposte da protagonisti. Progressivamente cominciano invece a dire loro che cosa fare, e questo è anche un modo per prendersi cura degli altri, che è la cura è secondo me un'altra delle parole chiave di questo progetto, cioè costruire una comunità che si prende cura di tutti i suoi membri e valorizza anche quelle che sono delle potenzialità nascoste dei ragazzi, perché normalmente molta gente è abituata a pensare che i ragazzi, soprattutto magari di origine straniera, siano delle persone da temere oppure delle persone portatrici di negatività all'interno della società. Invece quello che cerchiamo di fare qui è invece dare un'immagine diversa che serve all'esterno ma serve soprattutto ai ragazzi, nel senso che i ragazzi si sentono valorizzati e riconosciuti per quello che sono. Per
Per quanto riguarda le medie si parte con un momento di compiti insieme, in cui ogni ragazzo viene seguito da un tutor, da volontari o da me o da Antonio, e poi c'è un piccolo pezzo alla fine dedicato a una parte più laboratoriale. Da poco abbiamo iniziato un cineforum e abbiamo iniziato con la visione di un cortometraggio e abbiamo sperimentato anche un primo tentativo di laboratorio più creativo, in cui i ragazzi si sperimenteranno, si sono sperimentati nell'esporci ciò che li rende colorati, quindi felici, e ciò che li rende grigi e tristi. Rispetto invece all'attività per i bambini, lo svolgimento è abbastanza simile, quindi c'è una prima parte di compiti e invece una seconda parte laboratoriale, quindi negli ultimi anni abbiamo sondato con i bambini diversi temi, nelle diverse forme espressive, la parola, la musica, l'immagine. Quest'anno ci stiamo concentrando su quelli che sono dei modi di dire interculturali che stiamo riscrivendo insieme a loro. I risultati sono molto interessanti perché permettono di restituire la visione dei bambini a quello che magari è una cosa antichissima, quindi rinnovarlo e allo stesso tempo attribuirgli un significato nuovo. Il nostro grande sogno è di raccogliere tutti questi proverbi, questi modi di dire riscritti, reinterpretati e reillustrati in un'unica raccolta, un unico libro che li possa raccogliere per essere poi portati, distribuiti a chi è pronto ad accoglierli. Un altro elemento molto importante di questi due pezzi di progetto è il fatto che, essendo bambini e ragazzi delle medie, ad essere coinvolti non sono solo loro ma sono anche le loro famiglie, e quindi coinvolgiamo attivamente sui bimbi circa una cinquantina di bambini e relative famiglie, sulle medie siamo ad una ventina di ragazzi e le loro famiglie. Le famiglie sono attivamente coinvolte nel progetto in un momento iniziale in cui vengono condivisi quelli che sono gli obiettivi formativi, educativi e anche culturali del progetto, in quanto è vero che vengono agganciati per i compiti, però vengono invitati a partecipare ad attività anche culturali, e poi durante l'anno attraverso dei momenti di restituzione che in presenza sono molto conviviali, sono molto piacevoli, solitamente si associano a cene, merende, chiacchiere insieme, a distanza sono oggettivamente un po' più freddi ma sfruttano quelli che sono i canali di comunicazione di gioco, quindi può essere il nostro gruppo WhatsApp, può essere la nostra pagina Instagram che aggiorniamo settimanalmente anche per dare una restituzione di quello che si fa e rendere anche all'esterno la bellezza